Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di 98 megapixel. Io sono Axel e oggi siamo qui con un nuovo video tutorial sulle Mini 4VD. Oggi ci occupiamo dei contatti. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza tra quali utilizzare e dove e come fare un'ottima manutenzione. Via con la sigla! Prima di iniziare col video, se già non l'hai fatto, io ti invito a iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare. In questo modo per te è totalmente gratis, ma a me mi aiuti veramente un sacco con l'algoritmo di YouTube a far crescere il progetto e a far conoscere 98 megapixel a sempre tante nuove persone. Per chi un po' conosce le Mini 4VD sa che non abbiamo dei veri e propri fili che portano la corrente dalle batterie al motore, ma in compenso abbiamo delle semplici lamelle di rame o altri metalli che chiudono i contatti. Queste lamelle non sono uguali per tutte le Mini 4VD e quindi adesso andiamo a capire bene quali si usano dove. Per quanto riguarda i contatti di tipo A, vanno bene soltanto sul telaio Type 1. Del resto, come i contatti per le Wild, vanno bene soltanto sulle Wild, così come i contatti per Mini Formula 1 vanno bene soltanto sulle Mini Formula 1. Invece il set di tipo B supporta telai tipo il Type 2, Type 4, FM, Type 5, Super FM, TZ e TZX. Il set C supporta il Type 3 e il Tracking Chassis. Il set di tipo 0 va bene solo per il telaio 0 e per il Super 1 e questi erano tutti telai considerati old o comunque vecchi, non più utilizzati in modo stabile durante le gare. Passiamo invece adesso a vedere i telai che utilizziamo solitamente alle gare dei giorni nostri. Ora, i contatti del Super X sono quelli che vanno su più telai, nello specifico vanno bene su il Super X, il Super XX, il VS, l'AR, l'FMA e il VZ. I contatti per il Super 2, nonostante siano praticamente uguali a quelli del Super X, cambia soltanto leggermente l'accensione, sono dedicati e vanno bene solo per il Super 2. Mentre per quanto riguarda le Mini 4VD Pro, ovvero quelle a bipignone, Tamiya ha deciso di graziarci e quindi i contatti MS vanno bene sia sul telaio MS che sulla sua versione alleggerita MSL che sull'MA. Di questi contatti Tamiya ha prodotto due tipologie fondamentali, quelli da scatola in rame e quelli placcati in oro. Andiamoli ad analizzare insieme. Nei telai vecchi, quelli che vi ho nominato all'inizio, soprattutto quelli di tipo A, B, C, le Wild e lo 0, erano contatti fatti principalmente in ottone. Di conseguenza, quando uscirono quelli in oro, chiaramente fu un plus, una novità, in quanto sono contatti che conducono veramente meglio rispetto a quelli in ottone. Invece per le Mini dei giorni nostri, quelli che utilizziamo praticamente tutti i giorni, paradossalmente vanno meglio i contatti in rame, in quanto essendo fatti in rame sono uguali poi alle lamelle che vanno all'interno del motore. E purtroppo, nonostante sia noto che l'oro conduca meglio rispetto al rame, essendo che in questi contatti la percentuale di oro è molto bassa e sono praticamente solo placcati, quindi comunque è un mischiare di metalli, abbiamo notato che hanno una conducibilità peggiore. In compenso, un punto a favore dei contatti placcati in oro è che non si vanno ad ossidare. Infatti i contatti in rame a lungo andare, un po' perché li tocchiamo con le mani, quindi comunque con il grasso della pelle, un po' perché ci passa all'interno della corrente, un po' perché vanno a contatto con gli oli e i vari prodotti che utilizziamo nel motore, vanno ad ossidarsi. Cosa vuol dire ossidarsi? Praticamente diventano opachi, il che porta a peggiorare la loro conducibilità. Adesso passiamo al tavolo da lavoro, che vi faccio vedere però un metodo per tornare a farli funzionare al meglio. Eccoci sul banco da lavoro. Allora, partiamo da quello che ci servirà. Innanzitutto io utilizzo questo qua, è lo SMAC Brilla Rame. Va bene qualsiasi pulitore per rame. La differenza con questo, non so se anche gli altri ce l'hanno, è che oltre a pulire e a far brillare il rame, questo qua protegge anche dall'ossidazione, quindi una volta trattati i nostri contatti, magari ci mettono un pochino di più prima di ossidarsi nuovamente. Chiaramente non è che vi sto dicendo di utilizzare solo questo prodotto, ma è quello che utilizzo io, mi ci trovo bene, quindi chiaramente sono portato a consigliarvelo. In ogni caso vi lascio il link qua sotto in descrizione di questo prodotto. Oltre allo SMAC avremo bisogno di un fazzoletto, un pezzo di carta e di un cotton fioc. Ora, fazzoletto e pezzo di carta hanno la stessa identica funzione, quindi sta a voi scegliere quale preferite. Io di solito utilizzo il fazzoletto per le superfici grandi e il cotton fioc per tutte le superfici più piccole. Ma prima di partire col procedimento vi faccio un attimo capire cosa intendo per contatti ossidati. Ora, qua abbiamo due contatti per Mini 4VD Pro. Guardate la differenza fra un contatto nuovo, quindi pulito, e un contatto ossidato.
Mi sembra chiara la differenza, ragazzi, cioè nel senso quello ossidato è più scuro, è opaco e chiaramente dà anche un'idea un pochino più di sporco. Passiamo ora al metodo di pulizia. Prima di tutto dobbiamo prendere il nostro prodotto e dobbiamo metterne una goccia sul nostro fazzoletto. Ne basta veramente poco, quindi io lo vado letteralmente soltanto a sporcare. Ok. Dopodiché, il processo è veramente immediato. Prendiamo il nostro contatto ossidato e lo iniziamo a strofinare con il fazzoletto. Ora prendiamo il nostro cotton fioc, lo imbeviamo e andiamo a passarlo nei punti più piccoli, quindi ad esempio qua vicino alla lente del contatto, che io non ci riesco ad arrivare col fazzoletto, piuttosto che in questa fessura qua. Meglio lo puliamo, meglio è. Un altro vantaggio di questo prodotto è che non è pericoloso per le mani. Mi raccomando, puliamo anche all'interno, dietro il contatto. Ok, ecco fatto. Ora riprendiamo il nostro fazzoletto, gli diamo un'asciugata per togliere eventuali eccessi e come potete vedere in veramente un attimo il contatto è totalmente cambiato. È diventato praticamente quasi dello stesso colore di quello nuovo e potete vedere la differenza rispetto a una parte ancora ossidata. Mi sembra veramente visibile ad occhio. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, io ti invito a lasciare un like, un commento e magari a iscriverti al canale, così da non perderti nessuno dei nuovi video e aiutarmi a far crescere il progetto di 98 megapixel. Per te è gratis, ma YouTube, vedendo che ti iscrivi, propone il video a tante nuove persone e quindi io riesco a crescere e a portarti sempre nuovi contenuti. Oltretutto, iscrivendoti non perdi nessuno dei nuovi video che escono ogni lunedì. Detto questo, appunto, noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 18, qui su 98 megapixel. Ciao!